Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il canale dove emozioni, storie e verità si intrecciano. Se credi che l'amore, nonostante le cadute, possa ancora brillare attraverso la gentilezza, sei nel posto giusto. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti, di premere il tasto unisciti se vuoi sostenere questa famiglia in crescita, e di lasciare un like se pensi che il cuore, anche quando si incrina, sappia ancora guarire. Ora entriamo nel mondo delicato di Bararduk, un uomo che ha attraversato una tempesta con la grazia di chi non smette di credere nella sincerità. Le luci del set pubblicitario si erano appena spente. Il mormorio della troupe sfumava nei corridoi, mentre lui, con quel sorriso discreto che il pubblico conosce, si avvicinava ai microfoni. Gli occhi, segnati da una stanchezza calma, raccontavano la quiete che arriva solo dopo aver attraversato il dolore. Negli ultimi giorni, Bar è stato al centro dell'attenzione non per un nuovo ruolo, ma per una malinconia silenziosa legata a una rottura. Eppure, invece di irrigidirsi o sparire, ha scelto un gesto semplice e raro: l'elogio, la gratitudine, l'ammirazione. Non rivolta a se stesso, ma a ciò che l'amore, quando è vero, riesce a creare. Tra i giornalisti si aprì un varco, poi una voce fece la domanda che fermò il respiro di tutti: Bar, come sta il tuo cuore in questi giorni? Lui rimase in silenzio un istante, guardò verso il pavimento, e rispose con un filo di voce, limpido e sincero. A volte il cuore chiede tempo per ricomporsi. Punto. Poche parole, ma dentro c'era un mondo, rimpianti, tenerezza, rispetto. Tuttavia, ciò che commosse davvero non fu quello che disse su se stesso, bensì ciò che aggiunse subito dopo su Elçin Sangu e sulla magia che, insieme, avevano fatto nascere sotto gli occhi di milioni di persone. Elçin ed io abbiamo condiviso un'intesa che non si può costruire a tavolino, disse con una calma che sembrava un abbraccio. C'è una verità negli sguardi quando ti fidi davvero dell'altro, una musica che non si può fingere. È bello quando qualcosa nato sul set, nelle pause, negli sguardi rubati tra una scena e l'altra, rivela una realtà che supera la recitazione. Elçin è speciale, sa ascoltare la scena e la vita. Se la gente ha creduto a ciò che ha visto, è perché c'era un sentimento sincero. Punto. Quelle frasi, scivolate via senza enfasi, corsero però in rete come un incendio nella notte. Nel giro di poche ore, i fan invasero i social con parole di stima, non solo per l'eleganza dell'attore, ma per quel modo di stare al mondo che sembra quasi fuori tempo. C'era chi scriveva che lui è un vero gentiluomo, un uomo che sceglie l'empatia al posto dell'orgoglio. E c'era chi sottolineava quanto fosse raro sentire qualcuno parlare d'amore senza cinismo e senza rinfacciare nulla al destino. Prima di proseguire, se le storie di profondità emotiva e connessione umana ti toccano quanto toccano noi, non dimenticare di premere iscriviti a Stelle Turche Rivelate. I tuoi like, i tuoi commenti, il tuo sostegno tengono vive queste narrazioni che ci uniscono. Torniamo all'uomo che ha dimostrato che una crepa nel cuore non lo indurisce, ma lo rende più morbido. Chi gli sta vicino racconta che Bararduk sta attraversando un periodo di riflessione. Si concede il lusso del silenzio, passeggia con passo leggero, evita i clamori. Eppure, le parole di quel giorno rivelano qualcosa di inatteso. La solitudine non lo ha indurito, lo ha chiarito. Agli amici avrebbe confidato, con quel tono che assomiglia a un diario letto sottovoce: quando hai conosciuto l'amore vero, non smetti di crederci. Cominci a riconoscerlo attorno a te, nei sorrisi degli altri, nelle storie degli altri. Non è una fede cieca, è sapere che l'amore esiste anche quando non ti guarda. Punto. Questa visione traspariva in ogni sillaba dell'intervista. Quando ha pronunciato il nome di Elçin Sangu, non c'era nostalgia che punge, non c'era vanità, c'era la voce di chi ha guardato l'amore in volto, lo ha perso e, proprio per questo, lo onora. Quando ami, ha detto, impari a credere non solo nella tua storia, ma nelle storie di tutti. In ciò che nasce tra due persone e trasforma l'aria. Quello che il pubblico ha visto con Elçin non era una maschera. Le risate, gli abbracci, le pause in cui non si dice niente, sono i luoghi in cui una connessione si svela. Punto. Quei frammenti di voce si sono diffusi come una poesia condivisa, spezzettati in clip, rilanciati, ripresi. Alcuni fan hanno scritto che Bar non parla, sente, e quando sente ci fa sentire tutti. Altri hanno detto che le sue parole somigliano a una sceneggiatura d'autore, ma la fonte non è un film, è un uomo in carne e ossa che porta rispetto alle cose perdute. La mattina dopo, i titoli dei giornali sembravano un piccolo romanzo: il gentiluomo che ha trasformato il dolore in grazia. Il manifesto d'amore di Bararduk.
Anche tra i cronisti, spesso pronti a rincorrere la scintilla del pettegolezzo, si è fatta strada una definizione più umana. Un attore con gli occhi che trattengono insieme il peso e la luce, la ferita e la cura. Qualcuno ha notato quel modo in cui lui, finita una frase, lasciava sospeso lo sguardo al di là dei riflettori, come se tornasse per un attimo in una stanza della memoria. Ma non per affondare, bensì per trovare pace. Il valore di quel momento non stava soltanto nel rendere omaggio a un legame. C'era, dentro, una piccola rivoluzione. In un ambiente spesso nutrito da confronti, rivalità e dalla corsa incessante a restare visibili, Bar ha scelto l'empatia. Ha ricordato, con semplicità, che la gentilezza non è debolezza, è una forma di bellezza che non invecchia. E le persone, dall'altra parte dello schermo, se ne accorgono. Perché la verità, quando affiora, non ha bisogno di urlare. Dietro le quinte, chi lo conosce sussurra che Bar si sta ritrovando. Legge molto, annota pensieri su quaderni che porta con sé, cammina a lungo in riva al mare, ascoltando il rumore delle onde come una frase che non smette mai di finire. Parla dell'amore non più come una conquista, ma come un ascolto. Forse per questo le sue parole su Elchin hanno toccato così tanto. Non erano una strategia, ma il riflesso di una rinascita interiore. Quando pronunci il nome di qualcuno senza pretendere nulla in cambio, il suo suono diventa carezza. Quando Elchin Sangu ha saputo di quelle dichiarazioni, la sua reazione è stata sobria e luminosa. Tramite amici vicini ha fatto sapere di essersi sentita profondamente toccata dalla delicatezza di Bar, e di custodire quella delicatezza come si custodisce un segreto buono, una lettera scritta a mano. In risposta, in un successivo scambio informale, Bar ha aggiunto una frase che ha completato il cerchio. Elchin è un'anima rara, ha un modo di portare verità nelle cose che sfiora. Sul set e fuori. Non si incontra spesso una sensibilità così onesta. In un mondo dove le dichiarazioni pubbliche spesso sembrano un copione, questo scambio è apparso come una scena improvvisata in cui nessuno recitava. Due persone che si sono guardate con rispetto, e che quel rispetto hanno deciso di lasciarlo parlare. E voi, che guardate e ascoltate, cosa ne pensate? Credete che un cuore ferito possa aprire la strada a una compassione più profonda? Avete mai ammirato la storia d'amore di qualcun altro mentre provavate a rimettere insieme la vostra? Raccontatecelo nei commenti, la vostra voce conta. E mentre siete qui, non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e, se vi va di fare un passo in più, premere il tasto unisciti per sostenere Stelle Turche Rivelate. La vostra presenza dà vita a questo spazio di sincerità e calore. Quando la giornata dell'intervista volgeva al termine, Bar fece un passo indietro rispetto alla folla, rivolse uno sguardo quieto ai presenti e disse piano: non smettete di credere nell'amore. A volte si incrina, ma la sua luce resta punto. Quelle parole, la mattina seguente, hanno continuato a viaggiare quasi da sole, citate, condivise, ripetute. Non erano soltanto il riflesso privato di un dolore, erano una piccola verità collettiva. Ogni tanto, in mezzo al rumore, arriva un istante che ci ricorda come somiglia ancora l'umanità, semplice, vulnerabile, reale. Quell'istante, questa volta, ce l'ha regalato Bararduk. E non era finita lì. Nei giorni successivi, mentre il clamore si trasformava in una marea più dolce, si sono moltiplicati i racconti delle persone che avevano incrociato Bar e Elchin sul set. Un operatore ha ricordato una pausa caffè in cui i due, seduti sul gradino di servizio, avevano condiviso un silenzio pieno, uno di quelli in cui il mondo sembra trattenere il respiro. Un assistente ai costumi ha parlato di uno sguardo al monitor, subito dopo un ciak andato bene, e di un sorriso che diceva: ci siamo capiti. Queste piccole memorie, gettate nella rete come sassolini chiari, hanno rafforzato l'idea che certe intese non hanno bisogno di proclami, si vedono nelle pieghe più minute, negli interstizi tra un'azione e l'altra. A qualcuno, tutto questo potrà sembrare una favola. Ma la verità delle favole è che non sempre finiscono come vorremmo. A volte si chiudono in sospeso, e questo non le rende meno autentiche. Bar, scegliendo parole che non feriscono, ha dato prova di una maturità rara, non ha negato il dolore, non lo ha travestito da forza, lo ha trasformato in gentilezza. E la gentilezza, in tempi di correnti opposte, è una scelta coraggiosa. È una dichiarazione di intenti che supera il titolo del giorno e resta, come resta la traccia delle onde sulla sabbia. Intanto, altri dettagli hanno trovato spazio. Si dice che Bar abbia ripreso a scrivere scene che non vedremo mai, piccoli dialoghi lasciati su fogli sparsi,
come se la vita avesse bisogno di un copione solo per ricordarle che non ne ha uno. Si dice che ascolti musica al tramonto e che la chiami il suo modo di mettere in ordine l'aria. E si dice che, parlando di Elchin, non usi mai parole pesanti, preferisce immagini leggere, che non fanno male a chi le riceve. Questo, in fondo, è il punto, scegliere parole che non pretendono, ma restituiscono. Se ti è arrivata questa sfumatura, sappi che è per questo che su Stelle Turche Rivelate non ci limitiamo a raccontare la fama, proviamo a scendere sotto la superficie, a cercare l'emozione che la accende. E forse oggi l'abbiamo trovata proprio lì, tra quello che è stato e quello che rimane, tra una mano che lascia e un'altra che, nel lasciare, non stringe più forte ma più vero. C'è una bellezza nell'onestà di dire, mi ci vorrà tempo. C'è un rispetto nel ricordare, ciò che abbiamo vissuto è stato reale. E c'è un coraggio nel permettere agli altri di vedere la tua vulnerabilità senza vergogna. Se c'è una lezione in tutto questo, è che l'amore non è una gara. Non è neppure una vetrina. È un percorso in cui si impara a salutare senza cancellare, a custodire senza trattenere. È un cammino che, a volte, si percorre in due e, a volte, si continua a camminare da soli, portando però con sé una traccia dell'altro. Da qualche parte, su una costa qualunque, un uomo cammina al tramonto e il mare fa il rumore di sempre. Da qualche parte, in una stanza con la luce dei tardi pomeriggi, una donna apre una finestra e lascia entrare aria nuova. Non sappiamo cosa ci sia oltre la stagione che finisce. Sappiamo però che, se le parole hanno un peso, quelle pronunciate oggi possono alleggerire anche domani. E sappiamo che chi ha guardato quelle scene e ha creduto a ciò che vedeva non era ingenuo, aveva semplicemente riconosciuto la vibrazione della verità. E così, quando ripenseremo a quel momento in cui i microfoni si sono avvicinati e Barra ha detto che il cuore chiede tempo, ricorderemo anche tutto ciò che è avvenuto insieme. Il rispetto per Elchin Sangu, la misura di un uomo che non fa di un addio una vendetta, la decisione di chiamare le cose con il loro nome. Forse è per questo che quel giorno è rimasto, come restano certe giornate di primavera, non per ciò che promettono, ma per il modo in cui ti fanno respirare. E questo è tutto per oggi. Se questa storia ha toccato la tua sensibilità, ricorda, su Stelle Turche Rivelate non ci limitiamo alla superficie. Cerchiamo il battito dietro le immagini. Iscriviti, lasciaci un commento, e se vuoi sostenere la nostra comunità di narrazioni dal cuore, premi il tasto Unisciti. Alla prossima, continuate a credere, a sentire e, soprattutto, ad amare. Qui è Stelle Turche Rivelate che saluta con gratitudine e calore.